Bentornati su Ediufoni per questa nuova video chiacchierata. Io sono Andrea ed oggi in compagnia delle mezze Empyrean 2 proviamo a fare un ragionamento sul mercato delle cuffie e del senso di acquistare eventualmente prodotti di fascia alta come questo. La Meze Empyrean 2 è una cuffia aperta magnetoplanare con un driver isodinamico. È caratterizzata da una bassa impedenza ed un'alta sensibilità, ma in ogni caso è consigliato l'utilizzo con un amplificatore dedicato per estrarne il meglio. Il peso dichiarato è di 385 grammi ed il prezzo di listino è di 3.000 euro. Insomma, parliamo della fascia altissima, sebbene esistano modelli più costosi, prodotti per esempio anche dalla Meze stessa con la Elite o anche ovviamente dalla ZMF Caldera, IFMN Susvara e via dicendo. Ci tengo a precisare che questa non è una recensione, ma bensì un video per condividervi le mie prime impressioni su questa cuffia e anche per fare un ragionamento appunto sul mercato e sul senso di prodotti di questa fascia. Prima di entrare nel vivo del discorso, soprattutto per parlare della costruzione di questa cuffia, voglio ringraziare Arcaudio, che è il rivenditore che mi ha inviato questa cuffia come prodotto demo per testarla e valutarne l'acquisto e che quindi ha permesso la realizzazione di questo video. In descrizione vi lascio il link del loro sito e la loro email nel caso voleste contattarli. Ovviamente ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza e non c'è stato alcun accordo di alcun tipo con Arcaudio su cosa dovessi dire o su come dovessi commentare. Passando alla costruzione della Meze Empyrean 2 non posso che fare un plauso a Meze. Questa è probabilmente la cuffia meglio costruita ed ingegnerizzata che abbia mai tenuto tra le mani e basandomi anche su quanto ho letto e visto in giro non sono l'unico a pensarla così. C'è chi addirittura l'ha definita un'opera d'arte, un prodotto da poter quasi esporre in un salone insieme ad altri oggetti d'arte e secondo me non ci è andato molto lontano. A partire dai materiali di altissima qualità all'assemblaggio in cui veramente non c'è un millimetro fuori posto, è praticamente impossibile trovare difetti di costruzione e di comfort a questa cuffia. Il solo sistema di regolazione dell'altezza dell'archetto è semplicemente di un'altra categoria rispetto agli altri produttori. Parliamo di un prodotto composto da materiali come fibra di carbonio ed alcantara, insomma il meglio possibile. Oltre a questo, sebbene sia un giudizio soggettivo, devo dire che la Empyrean 2 è semplicemente bellissima sia da guardare che da tenere in mano, da toccare ed anche molto comoda da indossare, anche se forse un pochino il peso si sente. E per concludere segnalo gli stupendi pad che sono magnetici e quindi molto semplici da rimuovere e sostituire. Anche perché l'Empyrean 2 viene fornita con 2 set di pad all'acquisto, sebbene io abbia avuto modo di provare solo i pad standard. Insomma, la costruzione è probabilmente il punto di forza di questa cuffia e vi dico già da ora, secondo me, il motivo per cui il prezzo è giustificato. Venendo infine al suono di questa Empyrean 2, di come suona, secondo me, faccio nuovamente la premessa che questa non è una recensione, ma solo un video discorsivo delle mie prime impressioni, anche perché ho potuto provare la Empyrean 2 solo per qualche giorno, essendo un prodotto demo. Mentre generalmente io mi prendo diversi mesi, se non magari anche un anno, per analizzare seriamente ed in maniera un pochino più strutturata il suono di una cuffia. Quindi mi raccomando, prendete con le pinze quanto dirò da qui in avanti. A livello di suono la Meze Empyrean 2 inizialmente mi ha un po' spiazzato, anche a causa di quanto ho letto e visto in altre recensioni. A livello di firma sonora mi sembra una cuffia un poco sbilanciata, in particolare verso il calore, con un basso che va un pochino troppo, almeno per i miei gusti, ad influenzare i medi. Gli alti sono anch'essi un pochino sbilanciati, con qualche picco, è una cuffia tendenzialmente brillante, anche se non esagerata, mentre per quanto riguarda i medi devo dire li ho trovati molto gradevoli.
Insomma, la mia sensazione è che la Empyrean 2 sia una cuffia V-shaped, cioè che enfatizzi sia gli alti che i bassi, andando a creare una firma abbastanza eccitante, se così possiamo dire, ma che forse va a penalizzare le sue doti tecniche, che secondo me ci sono, ma vengono un pochino nascoste e mascherate. Ad esempio il basso, che appunto è ben presente, a mio avviso risulta a volte un pochino compresso, che ho trovato molto gradevole ad esempio nella musica elettronica, mentre meno interessante per la musica acustica. Un esempio che posso farvi è il brano 15 Steps dei Radiohead, su cui il basso della Empyrean 2, ma in generale tutta la Empyrean 2, devo dire, è molto soddisfacente e rende veramente grande giustizia a quel brano. Mentre su brani più acustici con una batteria più caratterizzata sembra mancare un pochino di texture e di dettaglio fine. Per quanto riguarda il timbro devo dire che lo trovo molto buono anche se non perfetto, non è a mio avviso ai livelli di una Sennheiser HD 600 o di una HI1000 Stealth della Hyphaman. Passando agli aspetti soggettivi, in particolare vorrei parlarvi del palcoscenico che la Empyrean 2 ricostruisce. E qui ci tengo a sottolineare che questi aspetti, in particolare un po' meno tangibili, richiedono settimane e mesi di ascolto, quindi di nuovo vi invito a prendere con le pinze questa mia considerazione. Ma ecco, la Empyrean 2 mi è risultata abbastanza intima come cuffia, con non una grandissima tridimensionalità e neanche una grandissima ampiezza dello stage. La separazione dei suoni e l'imaging sono sicuramente molto buoni, ma forse gli aspetti tecnici della gestione dei suoni nello spazio mi è risultata un pochino sottotono. In sostanza, per darvi un quadro generale dell'esperienza di ascolto delle Empyrean 2, posso dire che si tratta di una cuffia pensata per un ascolto piacevole, un ascolto comunque divertente, non analitico e non focalizzato su una fedeltà estrema ed una trasparenza come priorità. Insomma, la Empyrean 2 è un prodotto sicuramente peculiare e fuori dagli schemi rispetto alla media del mercato. Ma questo forse è un po' vero per tutti i prodotti di fascia molto alta come lei, che hanno la necessità di distinguersi e di puntare ad un pubblico molto specifico che ha possibilità e volontà di investire cifre così alte. Quindi per me il punto è che chi si rivolge a queste fasce di mercato ed è disposto a spendere più di 1000, 2000, 3000 euro è un acquirente che cerca qualcosa di specifico e che probabilmente va un po' oltre la semplice riproduzione dei suoi brani preferiti. E quindi per concludere questo video provando a rispondere alla fatidica domanda: ma vale la pena spendere cifre di questo tipo per una cuffia? La risposta probabilmente è no se cercate il massimo valore per il vostro acquisto, valore che probabilmente comincia sensibilmente a diminuire dai 1000 euro in su, e questo vale più o meno per tutti i prodotti. La Empyrean 2, per quel poco tempo che ho avuto a disposizione, mi sembra più una cuffia per chi è molto cosciente di ciò che cerca e che magari è più interessato al comfort, al piacere di ascolto, chiaramente se si cerca questo tipo di firma sonora, ed ha una splendida ingegnerizzazione e costruzione che aumentano di molto il valore percepito di questo prodotto. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito ad iscrivervi mettendo anche un mi piace se vi è piaciuto. A voi non costa niente e a me fa tutta la differenza del mondo. Ringrazio anche nuovamente Arcaudio per aver reso possibile la realizzazione di questo video inviandomi la Empyrean 2 in prova. E fatemi sapere nei commenti se avete domande e curiosità o qual è la vostra esperienza con altri prodotti mezze. Un saluto e alla prossima!